Allora, siccome questo è un po' scomodo da usare, riempiamo le nostre bottiglie con l'imbuto. È l'unico. È lui. Questo qua poi lo andremo a buttare. Forza. Ok. Buongiorno. Allora, momento spiegazioni. Allora, ieri siamo arrivati in quel posto di cui vi parlavo, ma l'hanno chiuso. Cioè, hanno messo proprio un cartello di divieto con anche la corda che blocca proprio il passaggio. Quindi cancellato quel posto, peccato, era molto bello. Allora siamo andati nell'altro, che vi dicevo, perché questo posto qua era sempre su una scogliera, ma di fronte a questo posto qua, sul lato opposto dell'altra scogliera, c'era un altro posto, che però quello lì era Super Fortnite. E quindi siamo andati in quello, che comunque era molto bello lo stesso. Ed è quello che vi ho fatto vedere nelle immagini precedenti. Bellissimo, tutto fantastico. Poi ieri c'è stato forte vento, quindi poi alla fine siamo stati dentro tutto il giorno, siamo usciti solo verso il tramonto, andavamo a fare una passeggiata perché il vento era calato. Il problema di quel posto è stato che c'era un gruppo di francesi, purtroppo, che ha messo la musica dalle 10 di sera fino a stamattina, che ce ne siamo andati alle 8. Alle 8. Musica tun 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 tun. Hanno fatto festa, diciamo, tutta la notte. Infatti c'era una macchina di, mi sembra un tedesco, con una bambina che se n'è andato. L'ho sentito di notte per le 2, mi sembra. Anche perché io non ho dormito tutta la notte, chiaramente, perché c'erano loro che facevano festa. Stefano è riuscito perché lui dorme con i tappi e quindi è riuscito ad addormentarsi e non si è più svegliato. Io invece zero, mi sarò addormentata 2 volte, giusto 5 minuti, poi mi sono svegliata. Ed era andato via anche un furgone che però è tornato stamattina, uno spagnolo, infatti non lo so. Comunque hanno fatto festa tutta la notte con sta musica palla, pazzesco, e mi dispiace molto perché per colpa purtroppo di queste persone qua poi i posti vengono chiusi, chiaramente. Però diciamo che il viaggio è anche questo: inconvenienti, problemi. Può capitare di incontrare in un posto così disperso nel nulla un branco di rompimenti di balle. Questo comunque per far capire anche a tutti che non è sempre tutto rose e fiori per chi vive in camper o per chi viaggia in camper. Ci sono momenti purtroppo anche di questa inconvenienza, diciamo. Non ci puoi fare niente. Quello che puoi fare è prendere e andartene. Allora, sincera, se fossi stata a casa mia, cioè se fossi stata nel mio paese, quindi che parlo bene la mia lingua, capisco quello che mi dicono e riesco a interloquire, avrei chiamato i vigili, sono sincera. Perché comunque non puoi fare va bene far festa, ma non puoi far festa fino alle 8 del mattino, perché c'è anche altra gente, non esisti solo tu. E questo si chiama rispetto, cosa che ormai quasi più nessuno ha. Quindi, sono sincera, l'avrei chiamato, ma siccome sono qua in un posto, in un paese che non conosco per niente lo spagnolo, per quanto pensavo che fosse molto più facile parlarlo, non riesco. Quindi non abbiamo fatto nulla, abbiamo semplicemente, siccome abbiamo le ruote fortunatamente sotto la nostra casa, ce ne siamo andati via stamattina. Siamo in questo posto adesso molto figo, che adesso vi farò chiaramente vedere. Ci sono ovviamente tanti altri camperisti, però sembrerebbe che siano più tranquilli. E quindi anche questo è il brutto della van life, purtroppo. Lo strano di questo posto è che ci sono già 14 gradi, invece stamattina ci siamo svegliati che ce n'erano 16, 18. 16 e mezzo. 16 e mezzo, quindi qua fa più freddo, eppure siamo a 20 minuti di distanza, siamo anche più in basso. Non lo so, comunque, adesso vi faccio vedere il posto che è molto bello.
ghiacciata, Buongiorno, allora finalmente ce ne andiamo. Siamo stati 3 giorni qua, sì, perché ci siamo tolti il weekend, allora abbiamo deciso di rimanere qua, siccome il posto era carino, c'era a cavallo il weekend, abbiamo detto rimaniamo qua. Allora devo dire che sì, ne è venuta di gente, soprattutto a pescare, molti spagnoli a pescare, però non c'è stato quel caos che mi aspettavo del weekend, devo dire. C'è stato il via vai, però tranquillissimo, comunque un posto molto bello, molto tranquillo, approvatissimo. Quindi adesso sono le 8:49 del 13 gennaio, ci spostiamo e andiamo in un posto dove siamo già stati lo scorso anno, anche perché da qua fino a Murcia non c'è granché di diverso da quello che siamo già stati, quindi andremo lì, che comunque era molto bello, anche se c'era tantissima gente, ci sarà sicuramente di nuovo e ancora tantissima gente, però il posto è bello, se riusciamo a trovarci un angolino ben venga. Arrivati! Ci siamo messi in un posto bellissimo perché abbiamo praticamente tutto il nostro angolino meraviglioso. Dietro di noi non si può mettere nessuno perché sennò noi non usciamo più, vicino a noi neanche perché siamo proprio circondati dalla staccionata. Perfetto, ci siamo creati proprio un angolino meraviglioso, ovviamente davanti al mare, infatti vedete che meraviglia. Figo perché stasera, se non c'è vento, quindi se rimane così com'è, che non c'è vento ed è meravigliosa sta cosa, se non c'è vento stasera si faranno i gamberoni sul fuoco. Non vediamo l'ora.
mai più senza.